Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi parleremo di capelli. Perché ho deciso di fare un video proprio su questo tema? Perché si sa, la moda italiana è famosa in tutto il mondo, ma non riguarda solo i vestiti o le scarpe, ma anche lo stile dei nostri capelli. Ecco perché molti studenti stranieri che vengono in Italia decidono di sperimentare i nostri parrucchieri italiani, magari per fare un cambio look e per seguire lo stile italiano. Ma chi è il parrucchiere? Il parrucchiere al maschile o la parrucchiera al femminile è quella persona che si occupa di sistemare i capelli. Il luogo dove lavora il parrucchiere si chiama salone, ma generalmente non diciamo vado al salone del parrucchiere. Non usiamo spesso questa parola. Si dice normalmente vado dal parrucchiere o vado dalla parrucchiera. Quindi indico il luogo con il nome della professione stessa. Bisogna fare un'altra precisazione. In passato il parrucchiere o la parrucchiera era quella persona che sistemava i capelli solo alle donne, poiché per gli uomini c'era il barbiere. Il barbiere infatti sistemava i capelli agli uomini, ma faceva anche la barba e i baffi. Oggi invece spesso possiamo trovare dei parrucchieri unisex, ovvero che tagliano i capelli sia agli uomini che alle donne. Adesso cominciamo a vedere un po' di lessico che riguarda i capelli. Se parliamo del colore, i capelli possono essere biondi, castani, neri, rossi, bianchi o grigi. Si può usare anche l'aggettivo chiaro o scuro. Questo serve ad indicare il tono del colore. Ad esempio, io ho i capelli castano chiaro. Al contrario, si dice scuro. Se invece parliamo della lunghezza, i capelli possono essere lunghi, corti o di media lunghezza. Una persona che non ha capelli si dice calvo, un uomo calvo. O una persona che non ha capelli in questo punto si può dire stempiato. Se invece parliamo della forma dei capelli, i capelli possono essere lisci, ricci, ondulati o mossi. Adesso vediamo quali sono gli strumenti che usa il parrucchiere quando lavora. Lo shampoo serve per lavare i capelli e spesso dopo lo shampoo si può mettere un balsamo o una maschera per capelli che serve per rinforzare e rendere i capelli più sani. Si usa il phon o chiamato anche asciugacapelli per asciugare i capelli quando sono bagnati. Si usa il pettine per pettinare i capelli e la spazzola per spazzolare o per fare la piega ai capelli. Cosa significa fare la piega? Significa dare una certa forma ai capelli. Spesso in questa situazione si usa anche la piastra, che può dare diverse forme ai capelli. E il verbo che usiamo è passare la piastra. Poi un altro strumento del parrucchiere sono le forbici. Le forbici servono per tagliare i capelli. Infine, il parrucchiere usa la tinta per tingere i capelli, ovvero per dare un colore diverso. Adesso passiamo ad analizzare quali sono le frasi tipiche che usiamo quando andiamo dal parrucchiere.
Ad esempio, se volete fare soltanto dare una certa forma ai capelli, potete dire vorrei fare shampoo e piega. In questo caso dovete specificare che tipo di acconciatura, che tipo di forma dare ai capelli. Quindi se volete i capelli lisci, ricci, mossi o ondulati. Infine potete dire se volete la riga può essere al centro, di lato a sinistra o di lato a destra. Nel mio caso sono andata dal parrucchiere, che cosa ho detto? Vorrei fare shampoo e piega e li vorrei asciugare con la riga a sinistra. Li vorrei anche ondulati. Quando volete cambiare anche il colore dei capelli, in questo caso si dice volevo fare shampoo, piega e colore. Ovviamente dovete specificare anche che tipo di colore, che tipo di tinta, il biondo, il castano oppure il nero. Se volete tagliare i capelli, allora si può dire volevo fare anche il taglio, ma volevo dare solo una spuntatina ai capelli. Con questa espressione, dare una spuntatina, significa tagliare i capelli solo alle punte, magari per togliere le doppie punte o perché i capelli sono sfibrati. I tagli di capelli possono essere di diverso tipo. Vi presento uno schema. Riuscite a dare il nome a questi tagli di capelli? Riuscite a collegare il nome con l'immagine corretta? Vediamo insieme. A caschetto, con la frangia, scalati, pari, a spazzola e rasati a zero. Bene, adesso che avete imparato tanto lessico e le frasi più comuni che usiamo dal parrucchiere, siete davvero pronti a venire in Italia e a sperimentare un parrucchiere italiano. Vi ricordo inoltre che se volete continuare ad esercitarvi, c'è un'attività che ho preparato per voi. Trovate il link qui in descrizione. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!